Creare attività didattiche per i mondi virtuali non è facile. Si vuole divertire interessando, interessare divertendo, in quella che si chiama gamificazione. La gamificazione è importante perché aiuta a coinvolgere i ragazzi, a rendere le attività memorabili, aiuta l'assimilazione e aiuta l'inclusione. Meglio ancora se si opera in gruppo. Tuttavia non si devono perdere di vista due domande cruciali. Qual è il mio obiettivo didattico e come lo realizzo? Insegno inglese in un liceo. In questo caso intendo lavorare sull'età vittoriana, che è un periodo lungo, contraddittorio, affascinante, pieno di spunti, a volte anche attuali. Qual è il mio obiettivo didattico? Ho scelto un approfondimento su Alice nel Paese delle Meraviglie, un argomento che è adatto all'inizio della classe finale. Desidero approfondire aspetti storici, ma anche letterari e linguistici. Come realizzo questo scopo? Ho scelto di abbinare alcune attività più giocose ad altre più impegnative. C'è molta lettura, ma si deve anche produrre. Andiamo dunque a vedere. Eccoci qua nel giardino di Alice nel Paese delle Meraviglie. Si comincia cliccando sul cartello, sul coniglio bianco. Ecco, qua ci sono le istruzioni del gioco che sono in un biglietto che si può ottenere. Quindi ci sono due giochi, uno che riguarda la vita dell'autore Lewis Carroll e le circostanze della creazione di Alice, e il secondo che invece riguarda la storia stessa. Allora, entriamo e ci viene detto che bisogna cercare gli stregati. I 6 stregati che sono nascosti nel giardino, non tutti in posizione ovvie, contengono ognuno una parte delle informazioni necessarie. Necessarie a cosa? Necessarie a rispondere a questo quiz. Il quiz che si raggiunge cliccando su Alice. Il quiz è stato realizzato tramite un modulo Google. È prevista anche la presenza di lavori di gruppo e i moduli, il quiz riguarda delle informazioni abbastanza puntuali. Proviamo a cercare uno dei famosi stregati, questo per esempio. Cliccando sopra si ottiene un biglietto che contiene alcune delle informazioni volute. Alla nostra sinistra c'è l'altro gioco che consiste nel riordinare 10 figure. Queste sono delle riproduzioni delle stampe del libro originale. Le stampe furono create da Sir John Tenniel, che era un famosissimo vignettista del tempo. Vedete che nell'angolo di ogni stampa c'è una lettera, bisognerà riordinarle dall'1 al 10. Non è un lavoro facilissimo perché non ci ricordiamo proprio tutti gli episodi della storia di Alice. Se abbiamo bisogno di aiuto, possiamo andare a chiederlo a questa signora, la terribilissima Regina di Cuori. Cliccando si apre una pagina delle Spark Notes, una famosissima guida per studenti, e abbiamo il riassunto. L'attività si completa con una visita alla casa vittoriana, dove sono state attrezzate 2 stanze. Questa stanza è dedicata ai giochi tipici dei bambini delle famiglie più abbienti. Per ora ci sono solamente 2 giochi, ma presto ce ne saranno degli altri. Quello che ci interessa sono questi 2 pulsanti che ci permettono di accedere a alcune risorse web molto interessanti. Questa, per esempio, è una pagina tutta dedicata alle nursery rhymes. Quello che è carino è che le nursery rhymes sono tutte interattive e quindi si può leggere il loro testo e anche a volte sentire
il motivetto. La seconda risorsa invece è una pagina storica sulla tipica vita dei bambini ricchi e poveri, il loro stile di vita nel tempo vittoriano. La seconda stanza invece è dedicata alla vita di Charles Dodgson, questo era il suo vero nome, non solo alla sua vita ma anche alla sua grande passione che era la fotografia e in particolare la fotografia di bimbi, a volte di bimbi diciamo così discinti, vestiti o poco vestiti. Si è molto discusso sulla sua sessualità. Ho preparato un cartello che spiega la controversia appunto sulla sua sessualità. Era un pedofilo o non lo era? Sì, questo tema è molto discusso da parte dei critici letterari inglesi. Qui sulla destra troviamo un pulsante che ci permette di accedere a un altro modulo Google. Questa volta è una reading comprehension, una comprensione, basata su un articolo di Wikipedia proprio su questo tema. Questo è un lavoro pensato per essere individuale, quindi c'è questo articolo, non troppo lungo, seguito da alcune domande, alcune delle quali chiuse, altre aperte. La cosa interessante è che questa forma ricalca la forma di una delle prove scritte dell'esame di Stato, quindi è interessante anche come esercitazione vera e propria. Come avete notato, le attività si possono fare in gruppo oppure a coppie, ma anche in autonomia. Il quiz sulla vita di Carol si può fare in gruppo, la lettura con le domande di comprensione è un lavoro individuale. Il percorso poi continua in classe con la lettura di un brano tratto da Alice in Wonderland e la sua analisi. Se ci sono problemi tecnici, le attività possono comunque essere trasformate in giochi online e in link trasmessi tramite una classe virtuale come le classi digitali Edmodo. Quali sono allora gli aspetti del mondo virtuale che non sono sostituibili con attività, diciamo così, più tradizionali? Allora, se l'attività diventa un progetto fra scuole diverse, magari anche di nazioni diverse, il mondo virtuale è il posto dove ci si incontra in sincrono e si fanno delle cose insieme, si stabiliscono delle relazioni anche personali. La casa vittoriana è quasi vuota, gli studenti possono progettare e costruire assieme a me altri ambienti. Il percorso sui bambini può continuare parlando della condizione dei bambini poveri, lo sfruttamento del lavoro minorile, che è un problema ahimè ancora attuale, e la crescita di una coscienza civile in questo senso anche grazie ai romanzi di Dickens, finendo magari con il suo bellissimo canto di Natale, la Christmas Carol. La creatività nella tassonomia di Bloom si trova qui al vertice della piramide e si trova dunque al vertice delle attività cognitive. Già questo è una grossissima motivazione per utilizzare i mondi virtuali in questo modo. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima!